Ciao amici, io sono Nancy, il vostro amico curioso. Nella scorsa lezione abbiamo scoperto che la cellula è il mattoncino della vita. Ah, e se ve la siete persa, la trovate qua sopra. Ma sapevate che non tutte le cellule sono uguali? Alcune vivono negli animali, altre nelle piante. E anche se sembrano simili, in realtà sono molto diverse. Oggi vi porterò in un viaggio dentro il mondo delle cellule animali e vegetali per scoprire cosa le unisce e cosa le rende speciali. Pronti? Allora accendiamo il microscopio e partiamo! Ma prima non dimenticate di lasciare un bel like e iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdervi nessun'altra avventura insieme a me! Prima di scoprire le differenze tra la cellula animale e la cellula vegetale, vediamo insieme cosa le unisce. Eh sì, perché anche se vivono in ambienti diversi, nel corpo di un animale o dentro una foglia, hanno molte cose in comune. Tutte e due hanno una membrana cellulare che funziona come un muro di confine, lascia entrare solo ciò che serve e blocca tutto il resto. Dentro la membrana troviamo il citoplasma, una sostanza gelatinosa dove avviene tutto il lavoro della cellula, un po' come una grande officina piena di energia. E al centro c'è il nucleo, una specie di cervello della cellula che contiene tutte le informazioni per farla vivere e funzionare. Quindi sia la cellula animale che quella vegetale respirano, crescono, si nutrono e si dividono. Proprio come noi, solo che lo fanno in miniatura, milioni di volte al secondo. Ok, adesso che sappiamo cosa hanno in comune, è il momento di scoprire le differenze tra la cellula animale e quella vegetale. Partiamo da lei, la cellula vegetale. A prima vista sembra molto simile a quella animale, ma se guardiamo da vicino ci accorgiamo che ha qualcosa in più. La prima grande differenza è la parete cellulare. È un rivestimento rigido che avvolge tutta la cellula come se fosse una scatola protettiva. Serve per mantenere la forma e dare resistenza. Per questo le piante stanno dritte anche senza ossa. Dentro la parete troviamo la membrana cellulare che, come abbiamo visto, controlla cosa entra e cosa esce. Ma non è finita qui. La cellula vegetale ha anche dei piccoli pannelli solari chiamati cloroplasti. Dentro i cloroplasti c'è una sostanza speciale, la clorofilla, che cattura la luce del sole e la trasforma in energia grazie alla fotosintesi. In pratica la cellula vegetale si prepara da sola il pranzo. E poi c'è un'altra differenza, il grande vacuolo centrale. È una specie di serbatoio dove la cellula conserva acqua e sostanze nutritive. Se la pianta non beve abbastanza, questo vacuolo si svuota e la pianta diventa tutta moscia. Invece la cellula animale non ha parete cellulare, è più flessibile e può cambiare forma più facilmente. Non ha neanche i cloroplasti, quindi non fa fotosintesi, ma riceve energia mangiando e respirando, come noi. Infine, al posto del grande vacuolo, ha piccoli vacuoli sparsi qua e là. Insomma, la cellula vegetale è come una fabbrica solare, ordinata e piena di riserve, mentre la cellula animale è come una città in movimento, piena di attività e di energia. Diverse, ma entrambe indispensabili per la vita. Prima di salutarci vi svelo alcune curiosità incredibili sulle cellule animali e vegetali. Curiosità numero 1. Le cellule vegetali si parlano. Lo sapevi che le cellule delle piante possono comunicare tra loro? Attraverso dei piccoli canali chiamati plasmodesmi si scambiano acqua, sostanze e persino segnali. È come se avessero una chat segreta per tenersi in contatto. Curiosità 2. Le cellule animali cambiano forma. Le cellule animali sono molto più elastiche di quelle vegetali. Alcune si allungano, altre si accorciano, altre si muovono. Per esempio, le cellule muscolari si contraggono per farci muovere e quelle dei globuli bianchi si deformano per inseguire i microbi cattivi. La cellula vegetale cucina, davvero? Quando diciamo che la cellula vegetale fa la fotosintesi,
vuol dire proprio che si prepara il cibo. Usa la luce del sole, l'acqua e l'anidride carbonica come ingredienti per creare zuccheri e ossigeno. È come una piccola cucina solare dentro la foglia. Curiosità 4. Alcune cellule vegetali sono giganti. Non tutte le cellule vegetali sono minuscole. Alcune possono essere grandi come una pallina da ping pong. Per esempio, le cellule dentro le alghe o nei frutti tropicali possono essere enormi e piene d'acqua. Curiosità numero 5. Ci sono oltre 200 tipi di cellule animali nel nostro corpo. Sì, avete sentito bene. Nel corpo umano ci sono più di 200 tipi diversi di cellule. Alcune trasportano ossigeno, altre pensano e altre digeriscono. È come un'enorme città organizzata dove ogni cellula ha il suo mestiere. Incredibile, vero? Ogni cellula, animale o vegetale, lavora ogni giorno per mantenere viva la natura e anche noi. E questo è solo l'inizio del viaggio nel mondo microscopico. Wow, direi che oggi abbiamo scoperto un sacco di cose nuove. Ora sappiamo che la cellula animale e quella vegetale sono come due grandi fabbriche della vita, diverse nei compiti, ma unite da un obiettivo comune: mantenere in vita ogni essere vivente. La cellula vegetale è ordinata e piena di risorse, come una piccola centrale solare che produce energia, mentre la cellula animale è sempre in movimento, piena di energia e pronta a reagire. E insieme formano la base di tutto ciò che esiste sulla Terra. Incredibile, vero? Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale attivando la campanella per scoprire con me tutti i segreti della scienza. Ci vediamo al prossimo video, sempre con me, Lensi, per un'altra avventura nel mondo della scienza. Ciao!